castagnaccio con le mele, guarda che meraviglia, senza uvetta, senza glutine. Ecco, diciamo così che autunno-inverno il castagnaccio a me piace molto, sia per merenda, per colazione, come spuntino, molto buono. Parlo è semplicissimo, io qua ti farò vedere come lo faccio io. In questa versione lo facciamo con le mele, come vedi appena più alto del previsto. La versione senza zucchero, io non metto zucchero perché già la castagna è dolce, quindi non metto zucchero, quindi solo farina di castagne, mele, acqua, basta, 2 pinoli. Una cosa importante da dire, personalmente non metto zucchero e se metto le mele non metto l'uvetta, perché secondo me è già buonissimo così. Quindi direi passiamo al video. Quindi castagnaccio senza glutine con le mele. Se questo video ti piacerà, mi raccomando, lasciami un like, fammi sapere se lo farai, come ti esce. Dunque, per fare il nostro castagnaccio ci servirà semplicemente per iniziare la farina di castagne e l'acqua. Dopodiché procederemo con la seconda fase, quindi si divide in 2 fasi. La prima, che è questa, in cui mescoliamo farina di castagne e acqua. Nella seconda fase aggiungiamo gli altri ingredienti, dopodiché possiamo infornare. Quindi questa è farina di castagne senza glutine. Devo inserire una parte di acqua, più o meno la metà. Per quale motivo? Ora te lo spiego. Inserisco e poi te lo dico. Ho messo la metà. Andiamo a stemperare e ti spiego il motivo per cui ne ho messo metà. Vedi che rimane piuttosto densa. Se io avessi messo tutta l'acqua, facilmente può fare dei grumi. In questo modo invece stempero per bene la miscela, rimane densa e posso lavorarla per bene. A questo punto dopo la farò riposare e andrò poi a unire l'altra acqua. Basta. Fase 1 è terminata. La facciamo riposare un paio d'ore, dopodiché ci vediamo per la seconda fase. Molto bene, l'abbiamo fatto riposare qualche ora e adesso gli andiamo ad aggiungere le mele, il sale, basta, lo finiamo e lo mettiamo in forno. Quindi cosa facciamo? Mi metto qua con 2 mele, quindi calcola una mela ogni 250 grammi, quindi levo il torsolo. Questo è un comunissimo levatorsoli. Ok, adesso l'importante è tagliare le mele a cubetti piccoli, perché se li facciamo troppo grossi andrà a rompere poi dopo la fetta di castagnaccio, oppure se lo fai sottile uscirà fuori dall'impasto, quindi non va bene, deve essere piccolo. Come fare? Tagliamolo a metà, controlliamo l'interno che sia ben pulito da eventuali semi. Andiamo a fare un lavoro di questo tipo, quindi lo tagliamo a fettine così da 1 centimetro, poi lo andiamo a tagliare così. Importante che siano sottili, vedi? Dimensione deve essere questa, cioè un cubetto da 1 centimetro. La mela gli darà una bella consistenza, oltre anche a un sapore più buono, a me piace. Guarda che siano però pezzettini piccoli, meglio più piccoli che più grandi. Molto bene. A questo punto, prima di inserire
le mele mettiamo l'altra acqua. Chiaramente una cosa importante, io non metto l'uvetta perché metto le mele, quindi secondo me o metti l'uvetta o metti le mele, mettere entrambi non mi sembra il caso. Quindi vedi come è molto spesso, no? Perfetto. Qui ci vorrà tutta, quindi mettiamo pure quasi tutta l'acqua, mettiamo un pizzico di sale e un goccio d'olio appena saranno sì e no 10 grammi. Andiamo a stemperare. Sì, direi che ci siamo. Ci sta bene anche una grattatina di limone. Allora, come vedi, questo era 1 litro, me ne avanza tanto così. Quindi a me piace sempre avere l'occhio su queste cose, quindi per abitudine, per tutto, cioè generalmente i cuochi non lavorano con la bilancia, salvo proprio ricette di pasticceria, queste cose qua, sono in genere cucina. Questa qua rientra in preparazioni classiche, insomma. Sì, direi che ci siamo. Va bene così. A questo punto uniamo la nostra mela. Chiaramente la frusta non va più bene, ci vuole una spatolina, la andiamo a prendere. Io questa versione la voglio fare piuttosto alta, allora quindi per l'occorrenza userò una placca alta, va bene? Carta forno e siamo a posto. La placca, allora se si vede, non so, dalla telecamera un po' di macchie qua, ecco, te lo dico, la placca è pulita, io la uso, però ha delle macchie che non vengono via, ma la uso solo con la carta da forno, no, perché sai, ricevo commenti su tutto, devi sapere che ricevo commenti anche su se dico una parola in più, se dico è un po' sì, devo dire, ci sono delle persone che fanno commenti su ogni piccolezza, tu magari neanche ci pensi, però loro ti fanno notare, la placca era sporca, quindi placca rivestita da carta da forno, semplicemente non facciamo nulla, la andiamo a mettere all'interno, così, quindi sarà un castagnaccio alto, a mo' di torta, perché a me piace così. Andiamo a distribuire bene le mele, così, puoi muovere tranquillamente, direi che perfetto, ci siamo, vedi? È giusto, se tu guardi è perfetto così, cioè le mele si intravedono ma non escono dall'impasto, questo è quello che interessa. Ecco, il rosmarino lascialo comunque intero a pezzettini, così, vedi? Perché sennò dopo ti va in 1000, no? C'è anche il fiore, guarda che bello, c'è anche il fiore, gli mettiamo anche il fiore, gli mettiamo anche il fiore, guarda, una meraviglia. Basta, un po' di rosmarino, 2 pinoli, pinoli costano un patrimonio, se non vuoi mettere i pinoli metti le noci, metti le mandorle e stai a posto. Basta, andiamo a infornare, ci vediamo dopo. Molto bene, eccoci qua. Allora, ora che si è raffreddato possiamo anche tagliarlo, così facciamo la prova insieme. Un bel quadrettone, eccolo qua, meraviglia, bellissimo. Questo è quello che mi aspetto. Diciamo che con la mela resta più morbido, quindi sicuramente più interessante da mangiare per quanto mi riguarda, se no può restare un po' stopposo, no? Ecco, così invece con la mela molto bello.